Ricetta che viene dalla Sardegna, i tipici macarrones de busa, con salsiccia e funghi. I macarrones de busa sono una sorta di bucatini creati con la busa, ossia il ferretto che le donne sarde anticamente utilizzavano per fare la maglia. L'impasto è molto semplice, si parte dalla semola rimacinata di grano duro, che in questo caso io andrò a mettere in una ciotola, poi sciogliamo la dose di sale nell'acqua. Se il sale viene sciolto bene nell'acqua, poi nell'impasto non si formeranno quei piccoli puntini bianchi che generalmente appunto si formano quando il sale non si è sciolto bene. Mettiamo l'acqua e il sale nella farina e cominciamo ad impastare. Dobbiamo unire tutti gli ingredienti. Ora che tutti gli ingredienti si sono uniti, possiamo continuare ad impastare il nostro impasto sul piano di lavoro per renderlo bello liscio. Perfetto, l'impasto è bello liscio, quindi adesso formiamo una pallina e la mettiamo a riposare per almeno mezz'ora sotto una ciotola rovesciata. Questo è molto importante perché l'impasto non si deve asciugare. Ora iniziamo a preparare il condimento. Per prima cosa prendiamo uno spicchio d'aglio e lo sbucciamo. Dopo l'aglio la salsiccia. Dobbiamo eliminare la pelle esterna e per comodità possiamo fare anche in questo modo, schiacciamo e facciamo fuoriuscire la carne lasciando il budello, come vedete, vuoto. Facciamo dei piccoli pezzetti così sarà anche più semplice estrarre la carne. Salsiccia pronta. La teniamo da parte e ci dedichiamo ai funghi. In questo caso io ho preso dei funghi cardoncelli, ma potete utilizzare tutti i funghi che vi piacciono. Sono già puliti, come vedete, ma per la pulizia dei funghi vi consiglio di non metterli mai in ammollo nell'acqua, perché i funghi sono come delle spugne e se li mettete in ammollo nell'acqua per togliere magari la terra in esubero, assorbiranno tutta l'acqua e la rilasceranno poi in padella. Quindi con un panno pulito oppure con un pennellino oppure sciacquandoli velocemente sotto l'acqua corrente potete togliere la terra, ma mi raccomando non fateli inzuppare. Ora li tagliamo finemente. Io di solito li taglio così, in modo che seguano poi la forma del fungo. E poi possiamo ridurli anche in pezzetti più piccoli. E noi ci dedichiamo al pecorino. Tagliamo un pezzetto di pecorino e lo grattugiamo. Sapete che il pecorino romano DOP, nonostante il suo nome, non è un prodotto tipico romano? È molto presente nelle ricette laziali, è vero, ma viene prodotto per il 99% proprio in Sardegna, una regione storicamente dedita all'allevamento appunto delle pecore. Il sapore che conferisce alle ricette è intenso e subito riconoscibile, fa la differenza. Ci siamo! Mettiamo da parte il nostro pecorino grattugiato e ci dedichiamo al prezzemolo. Dobbiamo tritarlo. Prendiamo le foglie, teniamo i gambi da parte, ma non buttateli, anzi congelateli magari in un sacchetto e li potrete utilizzare per fare un buon brodo. Perfetto, e adesso possiamo andare ai fornelli. Per il nostro condimento iniziamo dalla salsiccia, qui c'è una padella bella capiente, ce la sbricioliamo. Come avete visto non ho aggiunto olio perché la salsiccia rilascerà naturalmente il suo grasso. Poi, una volta che comincerà a rosolare, quindi a sbianchirsi, a diventare più cotta, potremo romperla ulteriormente magari con un mestolino.
Nel frattempo ci dedichiamo ai funghi. Mettiamo in una padella dell'olio extravergine di oliva e uno spicchietto d'aglio che ho sbucciato e tagliato a metà. Lo facciamo leggermente rosolare. Ma non dimentichiamoci della salsiccia. Bene, l'aglio sta sfrigolando, possiamo aggiungere i funghi. Alziamo il fuoco perché i funghi hanno bisogno di un fuoco abbastanza vivo, altrimenti li lesserete. Aggiusto di sale e pepe. I funghi sono già pronti, quindi possiamo aggiungere il prezzemolo tritato e spegnere il fuoco. Che profumino! Anche la salsiccia è pronta e ben rosolata, quindi possiamo spegnere il fuoco e unirla ai funghi. Salsiccia e funghi, un binomio perfetto. L'impasto è riposato, come vedete nella ciotola c'è dell'umidità, è quella che abbiamo trattenuto mettendola proprio sopra l'impasto, quindi lui è rimasto bello morbido e non si è seccato. Se lavorate una parte sola di impasto, l'altra copritela sempre con la ciotola, così la manterrete bella umida e non si asciugherà. Adesso ne prendiamo un pezzetto per fare i nostri macarones. Iniziamo preparando un filoncino. Lo facciamo più o meno sottile come un dito. Come vedete l'impasto è piuttosto asciutto e molto malleabile, non servirà neanche la farina per lavorarlo perché non si appiccicherà. Ora dobbiamo ottenere dei pezzettini che peseranno all'incirca 2 o 3 grammi, all'incirca così. Prendiamo il nostro ferretto, lo schiacciamo sul pezzetto di impasto e poi arrotoliamo in questo modo. Dobbiamo ottenere un filoncino all'incirca lungo 8 cm che poi sfileremo. Vedete, dovete fare questo movimento, quindi girare il ferretto. Eccolo qua. Prendiamo un po' di semola, la mettiamo sulla carta forno, ma potete utilizzare anche uno strofinaccio pulito, anche una tovaglia, e ci adagiamo il nostro macarrones e continuiamo, quindi ci schiacciamo sopra il ferretto e poi facciamo questo movimento avanti e indietro. Lo estraiamo e continuiamo così fino a terminare tutto l'impasto. Questo formato di pasta naturalmente è tipico ed è tipico della zona di Nuoro. Lì si faceva durante i giorni di festa perché come vedete ci vuole un po' di tempo e non si faceva da soli ma con tutta la famiglia, generalmente ci si riuniva intorno al tavolo e tutti collaboravano per farli. Ecco qua, terminato di fare i nostri macarrones, l'acqua sta bollendo in una pentola capiente salata e adesso li possiamo immergere. Una volta che torneranno a galla ci vorranno 3-4 minuti di cottura. Diamo una mescolata e poi mettiamo un goccio di acqua di cottura della pasta in questa ciotolina dove c'è dello zafferano, una bustina in polvere. Lo sciogliamo per bene e attendiamo che la pasta si cuocia. I nostri macarrones sono pronti. Spegniamo il fuoco, li scoliamo per bene e li mettiamo direttamente nella padella dove c'è il condimento. Mischiamo il condimento, spegniamo il fuoco, aggiungiamo il pecorino, lasciamone un pochino da parte da mettere sui piatti dopo che sarà impiattato. Amalgamiamo bene tutto e in ultimo aggiungiamo lo zafferano. Ora mischiamo per bene. Guardate che bel colore!
Durante i miei viaggi in Italia compro sempre piatti regionali, non poteva mancare quello della Sardegna. Eccolo qua. E come ultimo tocco, un po' di pecorino grattugiato. Sono proprio soddisfatta, ma prima di assaggiare devo fare una foto. Finalmente posso assaggiare i miei macarrones de Busa.